Ciao a tutti, oggi parliamo della displasia dell'anca nel cane. Essendo una patologia molto corposa, cercherò di realizzare diversi video in modo da focalizzarci su un obiettivo in ogni singolo video, in modo tale che non perdiate ovviamente l'attenzione su questa patologia che è molto importante conoscere, soprattutto se avete cani di taglia grande e gigante. È una patologia che colpisce i cani di taglia grande e gigante, prendiamo il pastore tedesco per esempio, ma può colpire anche i cani di taglia media e soprattutto può colpire anche gli incroci, quindi non è una patologia di razza, è una patologia diciamo dei cani con una rapida crescita. In questo video mi soffermerò soprattutto sul cercare di spiegarvi come funziona e perché si può sviluppare la displasia dell'anca. Quindi mi interesserà molto farvi capire come funziona, diciamo, un'anca normale e poi, farvi vedere, perché fondamentalmente, durante la fase di crescita ci possono essere delle problematiche e quindi poi esserci lo sviluppo della displasia dell'anca. Partiamo subito col cercare di spiegarvi, l'articolazione, dell'anca. Da una parte abbiamo l'acetabolo è la parte del bacino che va ad articolarsi con la testa e, il collo del femore, okay, l'acetabolo è una parte fondamentalmente che dovrebbe contenere perfettamente la testa del femore. È formata dall'unione di 3 ossa del bacino che sono l'ilio, l'ischio e il pube. Questo acetabolo fondamentalmente dovrebbe, come ho detto, contenere perfettamente la testa del femore. Dall'altra parte abbiamo la testa e il collo del femore. Questa articolazione è diciamo in una condizione di normalità dopo l'anno d'età, in alcune razze anche dopo l'anno e mezzo, e i 18 mesi in razze molto grandi, molto giganti. Una volta diciamo finita la crescita, questo tipo di, articolazione dovrebbe essere formata da questo acetabolo che copre benissimo la testa e si incastra perfettamente e quindi noi dobbiamo avere dei movimenti di abduzione e adduzione. Questo nella normalità. Quando invece abbiamo un'anca che si sta formando, ovviamente non avremo questo tipo di perfezione perché le ossa stanno crescendo, stan diventando più grandi. Inoltre abbiamo lo svantaggio che, il cane in pochi mesi, perché comunque in 12 mesi o al massimo 18 mesi, nelle taglie proprio giganti, questa articolazione parte da 0 a definitiva in 18 mesi. Quindi fondamentalmente questa rapida crescita, sarà molto, nemica della formazione della normalità di un'articolazione coxofemorale. Ma il problema nasce anche dal fatto che proprio perché le ossa stanno crescendo, c'è comunque uno spazio tra le 2 ossa e quindi oltre ai movimenti di abduzione, adduzione, abbiamo anche un movimento di lateralità. Questo movimento di lateralità sarà molto importante, soprattutto poi quando parleremo di come dovrete gestire il vostro cane in crescita. Cosa succede fondamentalmente quando abbiamo la displasia dell'anca? Allora, prima di tutto dobbiamo cercare di spiegare che la displasia dell'anca si definisce come una patologia multifattoriale, ovvero ci sono diversi fattori coinvolti. Abbiamo sicuramente una componente genetica, ma abbiamo soprattutto anche dei fattori ambientali. In primis abbiamo detto che comunque c'è questa rapida crescita nelle taglie, grandi e giganti, ma, soprattutto abbiamo anche il discorso del peso e soprattutto anche il discorso dell'attività fisica, che influenzano chiaramente la crescita sana, diciamo, dell'articolazione. Partiamo subito con spiegarvi diciamo alcuni concetti, per esempio di genetica. La normativa, dice che un cane che ha la displasia dell'anca non può essere utilizzato come riproduttore. Quindi, chiunque voglia, far nascere dei cuccioli dovrebbe, soprattutto se sono di taglia medio, grande, gigante e secondo me anche se son meticci, ehm,
verificare che il cane non abbia la displasia. Per quanto riguarda i cani di razza è obbligatorio chiaramente effettuare una radiografia, ripeto, per i cani diciamo di taglia media e grande intorno dopo i 12 mesi, mentre invece per le taglie giganti anche in alcune razze anche dopo i 15-18 mesi. Fondamentalmente si effettuano queste radiografie che vengono definite radiografie ufficiali, che vengono effettuate da due centrali di lettura in Italia, che sono la FSA e Celemasche, in cui vengono definiti dei gradi e in base a delle caratteristiche radiografiche viene valutato se il cane ha un grado o un altro grado di displasia dell'anca. Di solito i gradi sono 5 e fondamentalmente si dà A e B per cani esenti da displasia, C displasia lieve, D displasia media e displasia grave. In alcune razze viene tollerata anche il grado C, nella maggior parte delle razze vengono tollerati A e B, quindi esenti da displasie. Se il cane per esempio ha una displasia D, non può essere utilizzato per la riproduzione. Questo perché si è visto che c'è una componente genetica. Questa componente genetica non è semplice da andare a analizzare perché sembrerebbe esserci più geni coinvolti. Quindi per legge non si può far riprodurre un cane che ha la displasia, ma non è detto che far riprodurre due cani geneticamente con le radiografie diciamo esenti da displasie, non abbiamo poi nella cucciolata un cane che sia predisposto geneticamente alla displasia, non abbiamo questa certezza. Quindi componente genetica importante, di solito la genetica dove va a influenzare, influenza tantissimo l'acetabolo che non avrà una conformazione diciamo che contenente bene la testa del femore, ma avrà una conformazione più pianeggiante, quindi la lateralizzazione della testa con un acetabolo diciamo geneticamente già brutto tenderà a lateralizzare e a sublussare maggiormente, creando chiaramente i presupposti poi per la formazione di coxartrosi. Cerco di spiegare sempre in maniera abbastanza più semplice possibile, ovviamente. Quindi, se noi geneticamente abbiamo il nostro bel acetabolo, i movimenti lateralizzazioni ci sono, però sicuramente se noi abbiamo geneticamente un acetabolo pianeggiante, diciamo, piano, la sublussazione sarà maggiore, quindi un cane che per esempio a 4 mesi e mezzo a 4 mesi e mezzo durante le radiografie per la diagnosi precoce apparirà con un acetabolo pianeggiante, in quei casi lì il cane è predisposto chiaramente a displasia ed è lì che bisogna intervenire fondamentalmente per cercare di aiutare durante la formazione dell'articolazione. Abbiamo detto non c'è solo la componente genetica, ma abbiamo anche una componente ambientale. Questa componente ambientale, oltre al discorso che abbiamo dei cani che crescono in modo rapido e veloce, abbiamo anche fondamentalmente due componenti che possono peggiorare la situazione. Uno è il peso, quindi quando abbiamo un cane in crescita è essenziale che il peso segua una curva di crescita corretta in modo tale che non abbiamo un aumento fondamentalmente del problema, quindi in generale è sempre meglio un cane in fase di crescita più leggero che più pesante, perché va a influenzare chiaramente sulla formazione dell'articolazione. E l'aspetto diciamo invece dove anche il proprietario oltre al peso ovviamente dandogli da mangiare, se è un cane tendenzialmente in sovrappeso, potrebbe peggiorare la situazione della formazione dell'articolazione. L'altra componente fondamentale è l'attività fisica. Attività fisica che non significa tenere ovviamente il cane in gabbia, ma significa dove noi possiamo fondamentalmente andare a aumentare l'attività fisica. Quindi sono cani che possono fare la vita da cucciolo, possono giocare, possono fare le passeggiate, però è sempre meglio evitare un surplus dell'attività fisica. In fase di crescita, dopo la fine della crescita, il cane può fare
quello che vuole, quindi evitare fondamentalmente le scale, evitare chiaramente di fargli fare le scalate in montagna, evitargli i traumi, evitare fondamentalmente anche attività sportiva agonistica, cioè evitare fondamentalmente tutta una serie di attività che andiamo ad aggiungere nella classica attività fisica che fa normalmente un cucciolo vivace che sta bene. Questo chiaramente può andare a influenzare la formazione dell'articolazione, quindi creare dei presupposti per la displasia. Questo perché, come vi ho spiegato, abbiamo un movimento di lateralità, quindi più l'animale si muove, più questi movimenti di lateralità esistono. Quindi è chiaro che se noi abbiamo un'articolazione già deformata, sicuramente l'attività fisica peggiorerà, però è ovvio che il problema nasce dalla genetica. Però se noi abbiamo invece una bella conformazione dell'acetabolo, con un'esagerata attività fisica rischiamo chiaramente di andare a rovinare l'articolazione in fase di crescita e quindi a rovinarci l'acetabolo e quindi creare fondamentalmente un'instabilità che poi l'organismo come cosa fa quando c'è un'articolazione instabile? L'organismo crea artrosi, crea del tessuto osseo esterno all'articolazione per cercare di stabilizzarla e questo poi crea dolore, crea chiaramente incapacità, chiaramente diminuzione di quello che viene definito il range of motion, ovvero del movimento normale dell'articolazione. Questo fondamentalmente per spiegarvi in termini diciamo abbastanza più semplici possibili perché è molto importante durante la fase di crescita seguire le indicazioni del vostro medico veterinario. Quindi se avete dei cani riproduttori è essenziale fare le radiografie per verificare che i cani non abbiano una displasia. Se ce l'hanno non utilizzateli perché il rischio di avere dei cani accucciolati con displasia è molto elevato, essendo è una malattia comunque genetica, non totalmente genetica, ma comunque genetica, e poi chiaramente seguire le indicazioni sul peso e seguire le indicazioni anche sull'attività fisica, quindi non esagerate mai con questi cani con l'attività fisica, perché come vi ho spiegato, mentre quando l'articolazione è formata, il movimento è solo di questo tipo, e non c'è movimento laterale, quando invece noi abbiamo un cane in fase di crescita c'è uno spazio ovviamente perché le ossa devono crescere e quindi abbiamo un movimento di lateralità. Questo movimento ovviamente aumenta con l'attività fisica, aumentando, vedete le mie dita come si allargano e poi la testa sublussa e lussa. Questi diciamo sono i principi su cui si basa la displasia dell'anca. Spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video andremo a capire come si diagnostica la displasia dell'anca, quali tipi di radiografie devono essere effettuate prima dei 12 mesi e quali dopo i 12 mesi e poi in un video successivo andremo a parlare di terapia, sia terapia diciamo preventiva, quando riusciamo a diagnosticarla durante la fase della crescita, la displasia, sia terapia dopo, quando ormai è tra virgolette un po' troppo tardi, sia terapia chirurgica che terapia medica. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre che se questa serie di video vi interessano iscrivetevi al canale cliccando il tasto iscriviti e lasciate sempre un bel mi piace se volete supportare il progetto. Un saluto a tutti e alla prossima.